Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come fare un rettangolo granny basato sulle misure che vogliamo ottenere, quindi andare a dimensionare il rettangolo sapendo già prima di che di misura ci serve. Questo ad esempio può essere utile oltre in progetti che hanno magari una base granny rettangolare che deve avere una certa misura ovviamente, ma anche nel caso vogliate unire magari granny di dimensioni diverse e poi andare a riempire gli spazi tra le mattonelle con dei rettangoli che debbono avere ovviamente la misura giusta per coprire lo spazio, tipo patchwork. Allora, per fare questo noi appunto abbiamo, io adesso ho fatto qua una misura semplice, mettiamo caso che ho bisogno di avere un rettangolo di 11 cm per 6, vado a sottrarre alla lunghezza l'altezza, quindi 11 meno 6, 5. Questi 5 sono i centimetri che devo avere come catenella iniziale del mio rettangolo, calcolando che questa deve essere un multiplo di 3 più 2 catenelle. Quindi partiamo con la nostra catenella iniziale. Io sono partita con 11 catenelle, quindi ho fatto 9 catenelle, che è multiplo di 3, più 2 aggiuntive al multiplo, quindi 11, e sono arrivata alla mia lunghezza di 5 cm. A questo punto vado a fare altre 2 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo nella quinta dall'uncinetto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, entro e faccio 3 maglie alte nello stesso punto, quindi 2 e 3. Carico il filo, salto 2 punti di base, nel terzo entro e faccio 3 maglie alte, 1, 2, 3. Carico il filo, salto 2 maglie di base, nella terza entro e faccio le mie 3 maglie alte tutte dentro allo stesso punto, 2 e 3. A questo punto mi rimangono 1, 2 catenelle finali, entro nell'ultima e faccio una maglia alta normale, singola. E questo è il mio punto di partenza, è la prima riga delle 2 che sono preparatorie al granny. A questo punto, se voi volete cambiare colore, tagliate, entrate in questo primo archetto fatto della maglia alta, agganciate il filo e fate le vostre 3 catenelle per iniziare. Io farò tutto dello stesso colore, quindi entro e faccio una maglia bassa più 2 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta. Vado a fare altre 2 maglie alte, 1, 2, una catenella, altre 3 maglie alte, 2, 3, una catenella, altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, mi sposto nello spazio tra i gruppi da 3 e faccio 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, mi sposto nello spazio successivo, 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, sono di nuovo nell'archetto da questa parte qua, entro e faccio 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella,
3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, e continuo poi anche da questa parte a fare i miei gruppi di 3 maglie alte, continuo tutto il giro tenendo questo ritmo. Sono arrivata al mio ultimo blocco, faccio la mia ultima catenella e chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella che ho fatto dall'uncinetto, e questa è la nostra base. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 angoli. A questo punto iniziamo proprio con la parte di granny. Se cambiate colore, tagliate il filo e vi infilate direttamente nel primo angolo. Se come me fate tutto dello stesso colore, ci spostiamo con maglie bassissime fino al primo spazio da una catenella che sarà il nostro angolo. 3 catenelle mi sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, altre 2 maglie alte, 2 catenelle per l'angolo e altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, mi sposto nell'angolo, di nuovo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, tutte dentro allo stesso punto, allo stesso spazio, e facciamo il secondo angolo. Questo è il primo vero e proprio giro di granny. 1, 2, 3, una catenella, mi sposto e faccio le mie altre 3 maglie alte. Da qua in poi procediamo col classico metodo granny. Una catenella, mi sposto, quando arriveremo qua rifarò l'angolo, una catenella, angolo e poi torno indietro. Arrivata all'ultimo gruppo faccio la mia ultima catenella di separazione, entro nella terza catenella fatta all'inizio e faccio la mia maglia bassissima. Di nuovo mi sposto con le maglie bassissime, scusate, dentro all'angolo. Adesso noi abbiamo il nostro, la nostra impostazione granny avviata, quindi facciamo un altro giro sempre col metodo granny. 3 catenelle mi sostituiscono la prima maglia alta e ricomincio col metodo granny facendo gli angoli negli angoli e i gruppi di 3 maglie alte negli spazi tra un gruppo e l'altro, e procedo in questo modo per tutto il giro. Arrivata all'ultimo blocco, catenella finale e maglia bassissima nell'ultimo punto. A questo punto dovremmo essere più o meno alla misura di cui avevamo bisogno. Andiamo a prendere il nostro fogliettino, ok? Direi che siamo perfettamente in linea con quello che ci serviva. Quindi questo metodo serve appunto quando abbiamo già una misura che dobbiamo realizzare di quel rettangolo e riuscendola quindi a impostare correttamente con le proporzioni corrette, partendo subito dall'inizio. Quindi spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video, di lasciare un like o un commento, che sono gratuiti ma che aiutano molto il canale, e chi invece volesse supportare la pagina e con tutti i suoi contenuti e con tutto l'impegno che c'è dietro, c'è la possibilità di abbonarsi con un contributo di 1,99 € al mese. Grazie come sempre e ciao!